Lautaro Martinez è sopravvalutato? È una domanda che si sono fatti molti tifosi interisti fin dall'arrivo dell'argentino in Italia, ma mai come nell'ultimo periodo. Lautaro infatti è stato oggetto di moltissime critiche, visto in generale il rendimento dell'attacco nerazzurro. Amiche e amici di Passione Inter, benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio sul nostro canale YouTube in cui cercheremo di dare una risposta a questo tema e a questa domanda che affligge molti tifosi interisti. Infatti pare che sia impossibile collocare Lautaro nel posto giusto, diciamo che i tifosi interisti si dividono tra chi sottovaluta e chi invece sopravvaluta Lautaro Martinez, è difficile collocarlo nel giusto status ma anche nella giusta posizione in campo. Noi cercheremo appunto di dare una risposta con un'analisi approfondita e lo faremo partendo da un identikit di Lautaro, quindi conoscendo meglio un po' l'oggetto del discorso. Lautaro infatti è un attaccante argentino, classe 1997, che il prossimo agosto compirà 25 anni e che inizia la carriera da professionista, come sappiamo, nel Racing Club. Vive 2 stagioni ottime dal punto di vista soprattutto realizzativo, come possiamo vedere qui nel 2016-17, la prima vera e propria stagione da professionista, gioca 19 partite da titolare, segnando 9 gol e nella stagione successiva addirittura 18 gol e 4 assist in appena 26 partite da titolare. Poi sappiamo che nell'estate del 2018 arriva all'Inter per una cifra vicina ai 25 milioni di euro e era un Inter molto diversa da quella che invece conosciamo adesso, era un Inter gestita dal tecnico Spalletti, un Inter che si schierava in campo con il 4-2-3-1 e quindi un modulo che prevedeva l'uso di un'unica punta in campo e quella punta era Mauro Icardi. Poi sappiamo che in quella stagione, per diverse vicissitudini, Icardi ha perso il posto, è stato escluso dalla rosa e ne ha approfittato in un certo senso Lautaro e come sappiamo quella stagione gioca da unica punta e mette a segno comunque 9 gol e 2 assist in 17 partite da titolare. Poi nelle stagioni successive con Antonio Conte, ma soprattutto con il suo compagno di reparto Romelu Lukaku, vive una vera e propria esplosione, se vogliamo chiamarla così, perché in 2 stagioni segna oltre 30 gol, segna 21 gol nella stagione 2019-2020 segna 19 gol invece in quella 20 e 21 giocando praticamente tutte le partite da titolare. Abbiamo visto quindi amici che c'è stata già una piccola evoluzione del ruolo, nel senso che appena arrivato all'Inter Lautaro giocava come l'unica punta lì davanti nel 4-2-3-1 e poi con l'arrivo di Conte in panchina invece gioca da seconda punta, comunque da punta in un reparto a due lì davanti. E quindi è stata un'evoluzione del ruolo, anche se ha giocato soltanto 6 mesi Lautaro in quella posizione, però diciamo che Lautaro non sa giocare semplicemente come punta in un modulo a 2, perché è vero che nel Racing Club, nelle 2 stagioni che abbiamo analizzato e visto prima, gioca anche lì come punta in un reparto a 2 d'attacco, facendo spesso da spalla, diciamo, all'espertissimo attaccante Lisandro Lopez. Lo fa anche con Lukaku e lo fa anche da quest'anno insieme a Dzeko o Correa, ecco, ma prevalentemente con Dzeko. Ma con l'Argentina la storia cambia. Con l'Argentina la storia cambia perché Lautaro prima di tutto esordisce con la maglia dell'Albiceleste nel marzo del 2018 e lo fa giocando prevalentemente in un 4-3-3 e quindi un modulo che prevede un'unica punta accompagnato sì da dei giocatori favolosi quali sono Messi e Di Maria, ma ecco che capiamo che Lautaro si sa adattare anche in un modulo diverso e lo sa fare in modo eccelso direi, perché per pesare diciamo lo status di Lautaro e la vera caratura del giocatore Lautaro, secondo me è indispensabile analizzare anche i dati che non solo ha con l'Inter, ma anche con l'Argentina, perché dal suo esordio nel marzo del 2018 Lautaro si è subito imposto quasi come un titolare dell'Argentina, che ripetiamo è una nazionale che dispone di attaccanti favolosi quali Di Maria, Messi, ma anche Agüero, per fare un terzo nome, e lo fa segnando tantissimo. Come vediamo qui, nel 2018 gioca soltanto 2 partite da titolare perché è l'anno appunto in cui esordisce e segna un gol. Nel 2019 ne gioca 11 da titolare e segna 8 gol. Nel 2020 4 da titolare con 2 gol e un assist e tra il 2021 e il 2022
segna 8 gol, facendo 3 assist in 14 partite da titolare e soprattutto vincendo la Coppa America, giocando praticamente tutte le partite tranne una in cui è in panchina. E quindi capiamo subito, amiche e amici, che Lautaro è un giocatore internazionale, è un giocatore serio, è un giocatore che si impone anche in un ecosistema elevato, al top del livello come l'Argentina. E poi Lautaro l'abbiamo visto adesso fino alla Coppa America, ma quest'anno ha già, diciamo, cambiato ulteriormente il suo modo di giocare, perché, con l'addio di, Conte in panchina, ma soprattutto di Lukaku, Lautaro cambia modo di giocare e inizia a fare sì la prima punta, ma in un modo leggermente diverso da quello che magari si dice, e si usa dire. Questa che vi faccio vedere, ragazzi, è l'heatmap di, Lautaro nella scorsa stagione con Conte e Lukaku. Vediamo che è molto densa intorno all'area, tocca pochissimi palloni praticamente, dietro i 25 metri, e quindi è un giocatore che fa da spalla a Lukaku, vero, ma che è comunque, orientato verso la porta. Quest'anno, diciamo, la situazione cambia leggermente. Come possiamo vedere, la densità intorno all'area diminuisce leggermente, ma soprattutto aumenta quella in mezzo al campo, perché Lautaro adesso con Inzaghi è chiamato anche a costruire maggiormente il gioco, a venire incontro e a prendersi la palla, e non solo adesso a puntare l'aria. Quindi sì, è vero che adesso con l'addio di Lukaku e con l'inserimento di Dzeko in rosa, Lautaro è, diciamo, più finalizzatore che rifinitore, ma un dato importante secondo me che ci fa capire quanto sia cambiato ulteriormente il modo di giocare di Lautaro è che adesso in media tocca un pallone in meno nell'area di rigore avversaria rispetto allo scorso anno. Infatti nella scorsa stagione toccava in media a partita 7.30 palloni nell'area dell'avversario, mentre quest'anno il dato è sceso a 6.84. Ma non solo, è chiamato a una maggiore vena realizzativa e di finalizzazione, perché un altro dato importante è che i tiri verso la porta sono aumentati di 0.30 in media a partita, ma abbiamo visto che è chiamato anche a una partecipazione più massiccia nella costruzione del gioco. Lautaro Martinez spesso si dice che non sia una vera prima punta, che sia più una seconda punta, oppure una prima punta ma non di livello top. Un dato e dei grafici che ci fanno capire un po' meglio la situazione sono i gol segnati da Lautaro. Prevalentemente, ecco, Lautaro è un giocatore che segna, come vediamo qui dal grafico, sono i gol segnati l'anno scorso in Serie A, quindi senza contare la Champions League. È un giocatore che prevalentemente segna in aria e diciamo che il trend continua anche in questa stagione, in cui vediamo il pallino che vedete qui in mezzo sul dischetto, ovviamente sono i rigori segnati, che forse è una delle pecche maggiori di Lautaro, cioè quella, la freddezza dal dischetto. Quest'anno ne ha sbagliati diversi e alcuni anche di pesanti. Però ecco, a chi dice che Lautaro Martinez sia sopravvalutato, noi di Passione Inter abbiamo deciso di realizzare un grafico attraverso l'analisi di dati, un nostro personale grafico, in cui, diciamo, lo compariamo al resto dei giocatori top europei. È un nostro piccolo, diciamo, report da scout. Come possiamo vedere qui dal grafico, Lautaro Martinez è un giocatore che completo, è un attaccante completo, nel senso che spicca per dati che sono anche difensivi. Come possiamo vedere qui, adesso vi spiego un attimo questo grafico che magari di primo acchito potrebbe ecco, far storcere un po' il naso. Abbiamo preso in analisi diversi dati e le voci dei dati le possiamo vedere ovviamente nel grafico, come sono in inglese, quindi ecco, serve una piccola spiegazione, ma per esempio in blu ci sono i dati riferiti all'attacco, in nero quelli al possesso e nell'oro, diciamo, quelli relativi alla difesa. Vediamo subito che spicca per i dati in difesa, ma spieghiamo un attimo, ecco, i dati in attacco. Il primo dato è il non penalty expected goals, cioè gli expected goals senza considerare i rigori, i penalty. E vediamo che Lautaro, il numero che vediamo, è riferito alla percentuale di attaccanti
nei top 5 campionati europei che fanno peggio di Lautaro in quel dato. Quindi diciamo che l'80% degli attaccanti nei top 5 campionati europei nell'ultimo anno hanno fatto peggio di Lautaro. E quindi tradotto cosa vuol dire? Vuol dire che Lautaro è nel 20% migliore, 20 percentile, degli attaccanti top nei 5 campionati europei di assoluto livello. E quindi è un giocatore che produce, come possiamo vedere anche nei shot creating actions, lui è quasi nel 20%, lo stesso discorso vale per i non penalty expected goals, considerando anche gli expected assist, quindi è un giocatore di assoluto livello e nella, diciamo, nella parte più forte del panorama europeo dal punto di vista dell'attacco. Dal punto di vista invece del possesso, non è un giocatore che spicca, vince pochi dribbling a partita, è un giocatore però che sa mandare avanti la palla, come possiamo vedere nei progressive passes e nel 30 percentile nel panorama europeo, ma soprattutto un giocatore che, come sappiamo, lo vediamo anche in campo, ci mette tanta garra e infatti è nel 9 percentile, quindi nel 9% migliore sul panorama europeo per quanto riguarda tackle più interventi e nell'84 e nel 16% migliore per quanto riguarda i palloni sottratti ai difensori avversari, visto che lui va a pressare ed è un giocatore che va a pressare in modo eccelso, visto che ha un valore di 68, quindi è quasi nel 30 percentile, nel 30% migliore per quanto riguarda quel dato. Quindi in questa analisi vi ho fatto un po' vedere, ragazze e ragazzi, che Lautaro è un giocatore completo, Lautaro è un giocatore che nel corso degli anni, seppur abbia soltanto 25 anni, e sappiamo che la maturità di un giocatore avviene di solito verso i 27-28 anni, soprattutto per quello che riguarda gli attaccanti, ma è un giocatore che in praticamente 5-6 stagioni da professionista ha cambiato diverse volte ecosistema, ha cambiato ruolo in campo, ha cambiato tante volte tecnici, in 4-5 anni con l'Inter ha cambiato 3 tecnici, Spalletti, Conte e Inzaghi, e ha continuato a segnare. Non lo ha fatto in maniera massiccia perché secondo me Lautaro, vorrei anche sapere adesso la vostra nei commenti, secondo me Lautaro è un giocatore che deve migliorare da quel punto di vista. Cioè, l'abbiamo visto anche tramite questo grafico qui, che è un giocatore completo, è un giocatore che sa attaccare, è un giocatore che sa difendere, che sa portare pressione alla squadra avversaria, ma che forse pecca un po' dal punto di vista realizzativo, perché comunque di media Lautaro arriva a 20 gol in stagione e quindi non gli si può dire assolutamente nulla da quel punto di vista. E quindi non ruberà l'occhio magari come centravanti come Holland che segnano a profusione, ma ruba l'occhio dal punto di vista della completezza, dal punto di vista dell'interazione con la squadra, nel senso che è un giocatore completo e che secondo me è meglio avere con sé piuttosto che contro. Per concludere questo discorso su Lautaro, un paio di considerazioni sul suo valore di mercato, nel senso che Lautaro è un giocatore che attualmente vale circa 80 milioni di euro sul mercato, è attualmente il secondo giocatore in Serie A per valore di mercato dopo Dusan Vlahovic, dopo diciamo l'ultimo aggiornamento che è avvenuto a marzo, perché sappiamo che Vlahovic ha vissuto un momento di grande forma, Lautaro un po' di flessione, che appunto ha portato a molte critiche nell'ultimo periodo, ma ricordiamoci di una cosa, cioè che i club non comprano il momento di forma dei giocatori, ci può essere diciamo un piccolo sovrapprezzo o una piccola diminuzione del prezzo, ma comprano il valore assoluto del giocatore e che quindi il fatto che quando sentiamo parlare di Lautaro sul mercato si parli ancora di cifre come 70-80 milioni di euro, un po' come l'anno scorso quando magari si poteva arrivare a 90-95 milioni di euro, ecco, ci fa capire che Lautaro è un giocatore che dagli altri club viene ritenuto come un attaccante di assoluto livello. Recentemente ha fatto un gol straordinario contro il Liverpool, soprattutto Lautaro segna gol pesanti, ha segnato contro il Real Madrid in Champions League, ha segnato contro il Liverpool un gol stupendo e prima di quel match dell'Anfield ha anche ricevuto i complimenti da parte di Klopp e quindi se un allenatore come Klopp lo ammira è sicuramente un buon segnale. E poi, amici, concludo facendo un'ultima considerazione, scusatemi, nel senso che
vendere quest'estate Lautaro potrebbe non essere vantaggioso dal punto di vista del prezzo, nel senso che, sappiamo che tra novembre e dicembre ci sarà un mondiale in Qatar. Abbiamo visto che Lautaro è un punto fermo della nazionale argentina e l'Argentina si prospetta come una delle grandi favorite alla vittoria finale. E quindi venderlo prima di quella grande prova che potrebbe aumentare di tantissimo il suo valore di mercato, secondo me non sarebbe una scelta proprio saggia. E per finire, quel banco di prova, ecco, sarà un importante test per capire se Lautaro è davvero un giocatore di assoluto livello. Vi ho fatto vedere le analisi, i dati, vi ho raccontato un po' la carriera di Lautaro e diciamo che ha le carte giuste e in parte le ha già dimostrate, ha già dimostrato di essere un giocatore di assoluto livello. E quindi io finisco dicendovi che vorrei sapere prima di tutto la vostra, se avete ritenuto se sempre Lautaro è un giocatore sopravvalutato oppure sottovalutato, o ancora magari siete sempre riusciti a collocargli, diciamo, il valore giusto. Se mi avete seguito fino a questo punto, amiche e amici, vi invito a scrivere nei commenti l'emoji dell'Argentina per capire, ecco, e per caricare il nostro toro anche in vista della volata finale del campionato. Vi ricordo ulteriormente di iscrivervi al nostro canale se non lo siete già e di abbonarvi al nostro canale se, ecco, appunto volete sostenere il nostro progetto. Avrete anche l'opportunità di abbonarvi tramite passioneinter.club per entrare nel nostro club appunto esclusivo su Discord, dove approfondiamo questi temi ogni giorno, discutiamo di Lautaro, ma discutiamo di tantissimi temi tattici e non, e in modo approfondito e civile. Ecco, quindi se avete a cuore questo aspetto, passioneinter.club è il posto che fa per voi. Vi saluto e vi auguro una buona giornata e sempre forza Inter.